Ciao amici, benvenuti sul canale. Sto andando questa mattina in un posto soletto con Mirtilla, in un posto incredibile. È una ex base NATO collocata a 2600 metri d'altitudine nella mia regione, quindi la Lombardia. È una base NATO molto importante, ragazzi, lo è stata perché adesso ovviamente non è più attiva, appunto, e ha chiuso i battenti nel 1990. Dicevo, è stata molto importante durante il periodo della guerra fredda perché faceva da ponte con le basi NATO tedesche con quelle italiane, quindi insomma aveva una gran responsabilità in quel periodo quella base e le persone che ci lavoravano. Ora è dismessa dal 1990, torno a ripetere, e ovviamente quando i posti vengono abbandonati immediatamente scatta la leggenda, scattano le chiacchiere. Le chiacchiere dicono che su questa installazione, ex installazione, vi siano spesso ancora oggi degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, ma se qualcuno ha un minimo di cultura, infarinatura ufologica, sa molto bene che dove ci sono installazioni militari, ebbene, gli avvistamenti sono all'ordine del giorno e sono quasi una costante. Ora, io non vado su a cercare gli omini verdi, ma sicuramente vado su a curiosare, sperando di non arrivare là e trovare una tempesta di pioggia e di nebbia, perché lassù a quelle altitudini è facile che ciò succeda. Se vedete il video vuol dire che Mirtilla ce l'ha fatta, ossia la mia macchina, e che io sia con lei e quindi sia arrivato a destinazione. A prestissimo, ciao! Bene amici, sono arrivato alla base, troppo scatter, è veramente un posto pazzesco ragazzi. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Ovviamente quelli che sono gli interni sono assolutamente vandalizzati, perché tutti i luoghi abbandonati, quando appunto diventano abbandonati, sono oggetto di vandalismo. Allora, la base si chiama Troppo Scatter appunto, e Info Delta Golf Zulu era il codice per potersi identificare rispetto alle altre basi NATO in Italia e non solo. È un posto incredibile, qui c'è stato un temporale pazzesco, ho beccato diversi temporali cammin facendo e adesso spero che non piova perché comunque è tutto nero e mi sa che prima o poi pioverà senz'altro. Comunque adesso faccio un giro di ricognizione a telecamere spente, poi vedrò di accenderle affinché possiate anche voi gustarvi questo gigante. A prestissimo.
Bene ragazzi, come dicevo, questa base è stata importante negli anni 60 e fino più o meno agli anni 90, proprio per la sua posizione strategica. Qui si faceva da ponte tra le basi NATO in Germania e l'Est Europa, e anche con tutte le basi collocate in Italia, quindi insomma questa base ha avuto veramente un'importanza incredibile. Adesso è veramente un peccato vederla in questo stato, perché essendo appunto abbandonata è stato oggetto di vandali e di graffitari come al solito, insomma, quindi è veramente una tristezza infinita. Io adesso aspetto che qualcuno se ne vada, in modo tale che possa anche entrare a visitare i locali, gli ambienti dove appunto stavano coloro i quali lavoravano a questo posto. E, che dire, qui come dicevo in presentazione ragazzi, sembrerebbe che siano stati avvistati e si continuino ad avvistare oggetti volanti non identificati in prossimità di questa montagna, di queste montagne, ma anche qui ragazzi, come dicevo appunto in presentazione, ogni qualvolta c'è un'installazione militare, insomma è un po' un modus operandi di quelli che parlano di ufologia, spiccia dire così. Poi magari è anche vero, però non si sa, insomma, non si sa. Io non sono, come dicevo, venuto qua a cercare gli omini verdi o gli extraterrestri o le astronavi, ma sono venuto qui ad esplorare un posto storico del nostro paese, come ce ne sono tanti. E niente, adesso come ripeto, aspetto che qualcuno se ne vada, vedo già qualcuno che esce da un locale, speriamo in bene, così entro e faccio la mia esplorazione per poi potervela far arrivare a casa vostra. Abbiate pazienza, a prestissimo. Ok ragazzi, io entro nei primi locali che ci sono vicino alle paraboliche e ai piedi delle paraboliche, più che altro per capire cosa ci sia, cosa c'era insomma, perché adesso ovviamente non c'è più un fico secco, e sicuramente saranno stati i locali dove lavoravano, ma immagino anche dove sostavano, perché comunque immagino che qui comunque si fermassero anche a dormire o a cenare, insomma a pranzare. Comunque non lo so, non ho trovato informazioni in merito. So che erano circa un 20-25 persone, le persone che lavoravano qua dentro. Ecco bene, il primo accesso è chiuso da questi ferri e quindi non si entra, e andiamo a vedere se riesco a fare un ingresso laterale. Comunque qui dalla finestra si può notare alcuni locali. Qui c'è un odore terrificante di escrementi di capra, e d'altronde ho la sensazione che qui le capre e altri animali vengano a pascolare perché comunque è veramente pienissimo di escrementi. E quindi allora andiamo a vedere. Di leggende vere e proprie ragazzi non ce ne sono, mamma mia, no, qui è veramente inaccessibile ragazzi, è pieno di escrementi, guardate, c'è proprio, porca miseria. Vabbè, vediamo di fare lo slalom gigante. Eh sì, qua saranno stati, c'erano sicuramente attaccati dei macchinari là ragazzi, ma effettivamente è pieno di escrementi in ogni dove, e quindi è veramente anche uno schifo però se riesco a mettere i piedi dove ce n'è meno, ecco, forse qui non ce n'è neanche, vedo di fare un giro. Allora, qui sicuramente ci saranno stati tutti gli attacchi, io non me ne intendo ragazzi, magari dico cose improprie, però ci saranno stati sicuramente dei macchinari per far partire quelle che sono le parabole che avete visto. Non penso siano stati uffici questi, perché vedo queste pedane, queste cose un po' particolari che non so cosa siano, però sicuramente non mi pare siano state questi uffici, ecco, ma semplicemente luoghi dove c'erano dei macchinari, vedete delle tubature qua enormi, e là c'è non so cosa sia, ma comunque un altro
macchinario, sembra una grande ventola questa, sembrano due grandi ventole, ecco sì. Ecco qui, come dicevo, è pieno di escrementi, ragazzi, è anche molto buio, ho acceso la luce, vediamo, tanto sono in compagnia di un ragazzo che ho trovato qui e che anche lui sta facendo un'esplorazione, un urbex, e ci stiamo un attimino facendo compagnia. Allora, vediamo qua cosa può essere stato. Questo è l'ingresso da dove non si poteva entrare prima. Qui c'è la finestra, ma questi potrebbero essere stati uffici o cose simili, non vedo attacchi di nessun tipo che facciano pensare che siano uffici, però lo penso io, insomma, anche perché una centrale operativa ci sarà stata di sicuro, adesso non so. Qui, come ripeto, siamo a ridosso delle paraboliche, delle parabole, per cui è probabile che siano stati questi gli uffici, però ho qua sicuramente un bagno, sì, questi sono due bagnetti e proseguiamo. Ecco, questo era l'accesso con i ferri dal quale non siamo riusciti a entrare. Questo è un grande stanzone. Ragazzi, non si capisce bene cosa possa essere stato questo posto, perché non c'è nulla che lo fa immaginare. Vedo anche che ci sono degli infissi anche di un certo pregio, perché sono in ferro fuori e in legno dentro, quindi insomma sarà stato anche un posto decisamente curato, ecco. Allora, qui è tutto buio, però proviamo a farci due passi dentro e vediamo cosa c'è. Qui vedo che c'è una specie di salita, mamma mia, caspiterina, è abbastanza particolare qua, ma probabilmente questa era la strada che portava al locale operativo. Adesso a questo punto mi sa che sarà così, perché più vado avanti più in linea d'aria ci avviciniamo alle parabole, per cui potrebbe essere stato un luogo operativo. Vediamo, adesso appena arriviamo fino in fondo. Qua ci sono dei macchinari giganteschi, ragazzi. Cavolo. Ci sono un sacco di rumori, ragazzi, ma è sicuramente pioggia che picchia contro le tettoie. Sì, ragazzi, questo sicuramente era un ufficio operativo dove gestivano le parabole. Io qua adesso vedo, sì, la parabola vedete qua, è qua sotto, quindi sì, allora ci avevo preso. Caspita, ragazzi, qua è un posto particolarissimo. Questo corridoio è abbastanza creepy, però come sapete non ci sono leggende in merito di leggende fantasmatiche o cose di questo tipo, per cui io il cappaduro l'ho preso, ragazzi, ma ce l'ho in tasca e neanche lo tiro fuori, perché onestamente non c'è niente da cercare, se non la curiosità di vedere un posto dove appunto si dice che appaiono abbastanza spesso gli extraterrestri o comunque oggetti volanti non identificati, ecco, quindi e quello può darsi, perché saluto il nostro amico, ciao, che ho conosciuto qui fuori. Hai trovato qualcosa di interessante? No,
di sopra è buio, ma al secondo piano è inutile. Allora ti consiglio di andare fino in fondo a questa stanza, che c'è una salita con probabilmente i locali operativi della parabola. Va bene, bene. Te lo consiglio. Do un'occhiata. Ok, bene, abbiamo visto il nostro amico che sta più o meno facendo il giro che sto facendo io. Vedete ragazzi, le parabole sono qui e noi eravamo praticamente al di qua della parabola, ecco, lì dove sto puntando, e quindi immagino che sia stato appunto un locale dove gestivano la parabola stessa. Ritorniamo. Avevo detto che stavo attento agli escrementi di capra, ma ci sono finito con tutti i piedi, però per fortuna sono munito di scarponi da montagna, per cui non dovrei essermi sporcato, ecco. Benissimo, ok, niente, direi che qui si può già uscire perché il giro è finito e a questo punto potremmo anche pensare di entrare nel secondo locale, che è questo. Adesso vediamo, sopra ci devono essere stati probabilmente degli alloggi, così mi è stato riferito da questo ragazzino che abbiamo trovato all'ingresso. Bene, adesso appena arriviamo là vi riferiremo. Ok ragazzi, allora ho parlato con i signori che ho trovato fuori, e i genitori di questo ragazzino che ho trovato, e loro qui sono stati già e mi hanno detto che questa sarà stata sicuramente i locali alloggi, perché dove siamo stati erano gli uffici delle centrali operative, invece questi erano probabilmente gli alloggi. Quindi adesso andiamo a farci un giro e vediamo cosa troviamo qua. Penso poca roba perché ormai è stato vandalizzato e distrutto tutto, però un giro ce lo facciamo. Sì, qua ci sono dei corridoi, ecco sì, qui ci sono dei bagni. Sì, quindi ragazzi sicuramente qua c'erano degli alloggi, vedete? Questi sono corridoi ovviamente vandalizzati, qui c'è una scala, dopo andiamo, prima facciamo il piano di sotto. Questa probabilmente è stata una sala mensa ragazzi, perché ha tutta l'aria di esserlo, anche perché è decisamente la più grande stanza di tutte finora, di quelle che ho incontrato, quindi come ripeto non c'era tanto personale che ci lavorava qui dentro, ci sono state una ventina di persone, però insomma ho la sensazione che comunque queste persone potevano anche fermarsi a dormire, a mangiare, e quindi necessitava per forza una cucina e degli alloggi, ecco, delle stanze, dei bagni eccetera. Ecco qua un quadro elettrico, e lì non so cosa ben sia questa cosa, ma saranno sicuramente altri macchinari di cui non so dare un nome e un cognome ragazzi, perché non me ne intendo assolutamente, però vado per intuito come magari andate per intuito voi. Questi saranno stati dei bagni, probabilmente qui ci saranno state anche delle docce. Questa è una stanza, è un vuotone, questo posto è proprio un vuotone, ma d'altronde. Ok, questo è un corridoio che collega l'altro stabile, adesso mi ricordo perché l'avevo visto, cioè me l'hanno detto questi signori che ci sono già stati prima di me. Sì, in effetti là c'è un corridoio che collega, però volevo comunque fare un giro qui, perché vedo questa porta interessante di ferro. Ah no, ecco, esattamente, era questa, era da dove siamo entrati prima. Niente, quindi torniamo di qua e proseguiamo la zona alloggi, anche perché abbiamo visto delle scale, per cui possono salire. Nel frattempo sono arrivate altre persone, direi di salire di qua. Le scale sembrano buone, anche se rotte, ma resistenti.
Ok, siamo su. Sì, questi erano alloggi, ragazzi, il 99% erano alloggi. Queste saranno state stanze e non erano neanche così piccole. Stanze con bagno. Mamma mia che freddo che fa qua dentro. Poi con queste correnti. Eh sì, erano più o meno stanze tutte con il bagno. Col bagno insieme. Eh sì, tutte uguali, tutte speculari. Sì, sì, questi sono tutti alloggi e questi sono bagni. C'erano però bagni interni e bagni esterni, boh, non so. Probabilmente quelli interni erano docce, mentre questi qui erano, sì, erano docce, perché si vede l'attacco della, sì, erano docce e quelli invece erano proprio i bagni veri e propri sanitari, ecco. Qui ovviamente hanno distrutto tutto, sì, praticamente tutto assolutamente uguale qua. Però voglio arrivare fin là per vedere se per caso c'è qualche cosa di diverso. C'è un'altra scala, beh, ci andiamo. È più buia, però ci andiamo. Sì, o se non basta. Purtroppo non ho l'infra, per cui devo arrangiarmi con il faretto della camera. Ma che c'è qua? Mi sa che è un sottotetto questo. Mamma mia, che brutto. Per essere sicuro è sicuro, ragazzi, però è a dir poco creepy. Sì, è un sottotetto. Sì, e qua probabilmente c'era, esatto, c'è una botola che va su, che si andava su per fare vedette. C'è una sorta di torretta, ma non c'è però la scala per andarci, quindi no, qua è veramente solo un sottotetto con decine di materassi scassati, cioè di reti di letto scassate e poco altro. Fate conto che è molto basso, ragazzi, perché io devo stare con la testa in giù. È vero che sono alto, sono abbastanza alto, quindi però no, qua non c'è proprio niente. Lì c'è un frigo, sì, c'è tutto un materiale dismesso, distrutto. Scusate se le riprese magari sono ballerine, ragazzi, ma io devo stare con la testa giù, sennò ogni pilone è mio. Sto registrando praticamente accovacciato. Andiamo anche di qua e vediamo che c'è. Non c'è niente, come era prevedibile. Sì, sono tutte cose dismesse, tutte cose rovinate. Però là vedo un'altra struttura. Ah, ma quella che abbiamo visitato prima, allora. È il retro, sì. Birra Moretti. Bene, ci sono venuti qua anche per la birra. Io non capisco veramente perché le persone si divertono e spaccano vetri e rompono tutto. Sinceramente non capisco il gusto di questa cosa. Vabbè, sarò antiquato io. Ok, direi che possiamo anche lasciarci alle spalle questa soffitta, perché tanto non c'è veramente più niente, sono tutte macerie e nient'altro di interessante. Riprendiamo la scala che scende. Qui ci sono i gradini tutti rotti, ma come vedete la scala è bella salda. Ci sono anche i corrimani in ferro. Per la prima volta faccio una scala sicura, ragazzi.
Voi sapete che quando andiamo in luoghi fatiscenti le scale sono il primo problema che incontriamo. Invece qui, vabbè, è rotto il marmo, però le scale tengono. Ok. Bene, direi che qui abbiamo girato tutto quello che c'era da girare, non c'è veramente più niente da vedere. Riprendo la strada dei box da dove poi si esce. Ok ragazzi, io direi di congedarci, anche perché qui si stanno abbassando le nuvole, forse alle mie spalle vedete anche la parabola insomma avvolta dalle nuvole stesse, quindi c'è l'effetto nebbia. Io devo tornare giù, fare diversi tornanti e non è il caso di rischiare. Allora, intanto che vi parlo per i saluti, vi faccio vedere anche il posto, perché è questo il posto dove si dice che siano spesso e volentieri avvistati oggetti volanti non identificati. È questa praticamente valle che adesso vi faccio vedere, che adesso è popolata da caprette. Non so se si riescono a scorgere laggiù. Ecco, comunque è qui che dovrebbero apparire questi oggetti volanti, vicino a queste montagne e in prossimità appunto della base. La base è proprio qua, come vedete sono ai piedi delle parabole e appena fuori le strutture che abbiamo appena visitato. Io direi di fare ancora un paio di riprese perché veramente meritano, e poi comincio a prendere la strada del ritorno, perché si farà interessante scendere giù con la nebbia, nonché pericoloso, quindi a tra pochissimo. Bene amici, sono sotto la seconda parabola ed è da qui che vi saluto, perché mi sembra veramente di essere ai piedi di un colosso, veramente è proprio un colosso, e quindi da qui vi saluto. È stata un'esplorazione assolutamente incredibile, interessante, nulla di paranormale se non qualcosa riferito agli extraterrestri, però insomma siamo sempre nel campo delle ipotesi e delle supposizioni, però di sicuro ne valsa la pena arrivare fin qui su a 2005 qualcosa, e sono felice di essere venuto qua. È un'uscita in solitaria, a volte anche il silenzio aiuta a riflettere, e quindi anche questo è stato una bella uscita anche per questo motivo. Vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e state sempre con noi. Ciao!